Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Fabrizio Teghesi. Oggi ragazzi vi parlo del nuovo motore di Elasi Tuned denominato Dirt R. Quindi l'ultimissima versione del motore buggy top di gamma Elasi Tuned elaborato da Daniele Jelasi, che è uscito in commercio circa un mesetto fa e ho avuto l'occasione di testare soltanto domenica scorsa. Vi mando la sigla ed entriamo subito nel vivo. Bene ragazzi, prima di entrare nel vivo spiego un attimo cosa fa Daniele Jelasi per i pochi che ancora non lo sanno. Daniele Jelasi è un elaboratore, quindi prende motori di serie, li elabora e li commercializza con il proprio marchio Jelasi Tuned. In questo momento, da ormai diversi anni, i motori scelti sono gli OS, quindi prende degli OS, li modifica, li ottimizza, li mette in commercio personalizzati con il marchio Jelasi Tuned. I motori della gamma attuale Jelasi Tuned sono il Dusty R e questo nuovo, il Dirt R, che prende il posto del Dirt. Differenze con il Dirt e il Dirt R? Praticamente tutto. Prima di tutto la base di partenza. Il Dirt proveniva dal B2103 Type R, quindi il 3+2, mentre l'ultimo nato, il Dirt R, proviene dal nuovissimo motore di casa OS B2104, quindi è un 3 luci. Come sapete il 3 luci è un po' più aggressivo del 5 luci, quindi che cosa ha fatto Daniele in questo motore per ottimizzare la sua elaborazione per il mondo buggy? Ha cercato di addolcire il più possibile l'erogazione, cercando di non perdere potenza e soprattutto regime di giri. Quindi cosa ha fatto? Ha cambiato le fasi in aspirazione sull'albero motore. Ha cambiato anche le fasi sul cilindro. Ha fatto una modifica al tappo per aumentare la volumetria del motore e quindi ridurre leggermente i consumi. Ha sostituito il cuscinetto anteriore con uno su sue specifiche, quindi con un cuscinetto che ha maggior resistenza alla polvere. Ovviamente il motore ha delle fresature, ad esempio sul tappo per estetica, ha i venturi grigi invece di rossi, perché Jelasi da questo modello in avanti personalizza tutti i suoi venturi colorandoli di grigio. Ha il classico anellino sul soffietto del carburatore per evitare appunto che si sollevi nella parte finale e che possa far penetrare appunto impurità. Questi anellini sono regolarmente in vendita e quindi potete metterli anche su altre tipologie di motori, ma lo trovate di serie sul Dirt R. Perché si domanda se va meglio o peggio rispetto al B2104, semplicemente va diverso. Questa è un'elaborazione, quindi sono motori che vengano ottimizzati per avere determinate caratteristiche. Quindi per modificare le caratteristiche principali del motore da cui si parte e portarlo verso la direzione voluta dall'elaboratore. In questo caso ragazzi la ricerca è stata quella appunto di addolcire quanto più possibile la coppia, rendendo più facile la guida ma senza perdere in realtà il brio del motore e senza perdere ovviamente gli RPM che consentono di avere un'ottima velocità di punta, un ottimo sviluppo del motore. Io ragazzi l'ho rodato sabato e l'ho usato domenica diciamo al 100% perché quando si effettua un rodaggio, soprattutto in mesi così freddi, chiaramente bisogna avere un minimo di attenzione. Già il sabato pomeriggio avevo il motore all'85%, ho voluto proseguire tutta la giornata del sabato senza esagerare troppo nella carburazione e invece la domenica, sin dalla domenica mattina, ho proprio cercato di spremere il massimo. Ragazzi, ci ho fatto 4 litri, io sono rimasto veramente entusiasta del motore. Questo perché sono andato a provare a Pietrasanta, pista dove tra l'altro verrà
ospitata la prima prova di campionato nazionale e per chi conosce la pista sa che soprattutto con il nuovo layout è una pista abbastanza stretta, quindi ovviamente ci sono tanti punti dove l'erogazione del motore è importantissima. Ci sono tanti salti subito fuori dalle curve, quindi abbiamo bisogno di potenza ma non di spinning delle gomme, perché altrimenti rischiamo di scomporre la macchina e poi pregiudicare l'esito del salto. Sono tanti salti in successione e è importante avere la sensibilità massima sul motore ed avere un motore facile da guidare, soprattutto facile al momento in cui si esce di curva. Cosa mi sono accorto di questo motore, ragazzi? Una caratteristica incredibile. Di solito quando si addolciscano così tanto i motori si ottiene che sì, il motore magari in un primo momento è bello tondo in erogazione, ma a un certo momento scalcia e scompone la macchina in un modo imprevedibile. In questo caso, ragazzi, io invito, se qualcuno di voi che sta guardando il video era presente la domenica quando stavo provando il motore al 99,999%, quindi non ero sicuramente al massimo delle sue possibilità, però ricordiamoci è un motore con meno di 4 litri, invito tutti a commentare cosa è apparso da fuori. Io vi posso garantire che a guidarlo è uno spettacolo. Questo motore dallo 0 al 25% di apertura del carburatore, quindi di gas, ha veramente un'erogazione dolcissima. Ma se invece di partire con una percentuale di gas da fermi da 0 al 25% si esagera, quindi si va per esempio al 40-50% subito di botto, schizza via velocemente. Quindi è molto amministrabile, molto dipendente da quanto voi date il gas. Quindi mantiene quell'erogazione e quel regime costantemente per tutta la durata della linea di erogazione e quindi, ragazzi, è uno spettacolo. Sul rettilineo non ve lo sto neanche a dire, ragazzi, era veramente un tuono e vi invito adesso a vedere qualche giro di pista, perché, ragazzi, dovete sentire, per quanto sia possibile, c'erano tante macchine che giravano, come si comporta nel misto stretto e dovete sentire anche come stende sul rettilineo e con che facilità si riescono a fare i vari doppi che ci sono nella pista. Ovviamente ci sono anche dei tripli, di cui uno abbastanza lungo e un doppio salto sul rettilineo che è veramente complesso, perché c'è una rampa molto piccola per saltare e chiaramente sentirete voi e giudicherete voi. Io, ragazzi, veramente sono rimasto super colpito. Già qualche mese fa, in ottobre, avevamo avuto la marmitta nuova di Daniele, che è la 2069 by Elasi Tuned con il suo collettore dedicato, e già là avevamo ottenuto un ottimo risparmio di carburante, ma con l'elaborazione fatta su questo motore, ragazzi, abbiamo veramente un risultato estremo. Come sapete, da poco tempo, per chi non sa lo dico adesso, è entrato nel team Elasi Tuned Ryan Cavalieri, pilota americano fortissimo che ha mandato i suoi primi feedback anche lui dopo aver provato il motore, e anche lui, come potete vedere, si è accorto della facilità di guida e dell'erogazione pulita che ha questo motore. Adesso, ragazzi, guardatevi qualche giro di pista perché merita davvero.
fermo perché abbiamo finito la benzina. Avete visto ragazzi che spettacolo, quanto andava bene questo motore, quanto ci ha semplificato la vita nel trovare un setup ottimale per la mia MP10 TKI2. Io ragazzi, come ripeto, invito chiunque fosse stato presente domenica durante i miei test a dare un commento qua sotto e a descrivere che cosa si vedeva dall'esterno. Io ho ricevuto tantissimi contatti in pista perché molti sono venuti appunto a domandarmi di questo motore vedendolo da fuori e appunto accorgendosi di quanto fosse dolce nell'erogazione ma allo stesso tempo brutale sugli alti regimi e al momento in cui c'era necessità e quindi si esagerava sulla pressione del gas. Vi rimando ragazzi ad un prossimo video settimana prossima, bombardate il video di like, se avete domande non esitate a contattarmi in qualunque modo attraverso la mia fanpage su Facebook oppure contattare anche direttamente Daniele Ielasi sulla sua fanpage Facebook e commentate ragazzi perché ho bisogno dei vostri feedback, voglio capire dall'esterno che cosa si è visto. Un saluto, al prossimo mercoledì, ciao!